Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, il video di oggi è un approfondimento della lettura generale per il secondo semestre del 2023. La lettura la trovate già online nella playlist dell'oroscopo annuale e stagionale. Come dico sempre, le letture sono generiche, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere e sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega come unire questi oroscopi, trovate la mia email e altri link a video che potrebbero interessarvi. Allora, amici della bilancia, partiamo con un fante di coppa al contrario. Abbiamo un re di bastoni, abbiamo una regina di spade, un 7 di bastoni e la carta dell'imperatrice. Dunque, qui diciamo che si parte con un po' di incertezza con queste due carte al contrario. Il fatto che ci sia un fante di coppe può avere a che fare con dei figli o con dei progetti. Eh, diciamo che essendo a testa in giù è come se fossero idee geniali ma poco concretizzabili, che si stanno concretizzando poco. Abbiamo poi anche un re di bastoni e qui sento che avete bisogno di imparare a gestire meglio le vostre risorse, le vostre energie, il vostro tempo, le vostre conoscenze, il vostro lavoro fondamentalmente. È come se ci fosse da fare dei programmi, dei progetti, delle liste, dei programmi proprio di spesa piuttosto che di investimento, piuttosto che dei tagli per capire come riuscire a difendersi magari in un momento un po' fumoso. Diciamo che c'è anche la morte e come la regina di spade hanno il compito di tagliare quello che non serve più, quello che non vi fa più avanzare. Tenete presente che poi alla fine della linea c'è l'imperatrice, quindi si parla di prosperità, si parla di abbondanza, ma è come se ci dovesse essere prima un passaggio attraverso questo processo. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere il fante di coppe. Abbiamo un 9 di spade, 3 di bastoni e il matto. Devo dire che sento voglia di andare avanti, voglia di fare cose nuove, voglia di espandersi, di sperimentare, di avventurarsi, ma ho l'impressione che sia qualche fallimento del passato che vi condiziona. Perché abbiamo comunque un 9 di spade. Il 9 di spade è una carta che parla di preoccupazioni inerenti a problemi che in realtà non ci sono più, però è un po' come se fosse rimasta la paura. Andiamo a vedere il re di bastoni. Abbiamo la regina di pentacoli, cavaliere di coppe e la carta della luna. Sì, è una questione legata a delle paure, a... Allora, per qualcuno si può trattare, ragazzi, di un'aspettativa che avete nei confronti di un capo, di un collega, di un socio, insomma, di una persona che è vicino a voi, di un aiuto. Probabilmente qualcuno vi ha fatto una promessa in passato e può essere che adesso sia il momento di chiedere questo favore indietro o far rispettare questa promessa. Andiamo a vedere la regina di spade. Perché vi dico, il re di bastoni promette bene, promette una quantità di lavoro e energia da dover distribuire, però vedendo questo gruppo di carte come se ci fosse un'offerta che non arriva, la partecipazione di qualcuno che non arriva. Può anche essere un riconoscimento. Mm.
Diavolo, 3 di spade e il mago per la regina di spade. Ragazzi, qui siete o sì nella necessità di fare dei tagli, fondamentalmente. Perché c'è qualche cosa, qualche tipo di condizionamento, piuttosto che schiavitù, piuttosto che vizio, che brutta abitudine, magari sul lavoro, magari per esempio vi faccio un esempio come un altro, per firmare i contratti avete l'abitudine di invitare i clienti a cena, di pagare voi la cena, questa è un'abitudine che non vi potete più permettere nella seconda parte del 2023, dovete cambiare modo di concretizzare la vostra realtà, perché se andate avanti così le vostre finanze potrebbero soffrirne. Io adesso vi ho fatto un esempio come un altro, però stabilite che cos'è per voi il diavolo. Normalmente fa riferimento a qualche cosa che vi fa sentire schiavi. Possono essere anche eventualmente delle questioni burocratiche, delle questioni... Sì, per esempio, se fosse la parte commerciale della vostra azienda, è un qualche cosa che a voi pesa fare. Quindi potreste valutare l'idea di delegare la parte, diciamo, contabile a qualcuno del settore, a qualcuno che ne sappia di più, a qualcuno a cui piaccia, perché ci sono le persone a cui piace fare i conti e fare la contabilità. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Comunque, tra la regina di spade e la carta della morte, qui c'è qualche cosa che bisogna tagliare. Allora, il 7 di bastoni è spiegato da un fante di coppe e un re di pentacoli. Per qualcuno potrebbe essere una situazione familiare, ragazzi, quindi con genitori e figli. Se ci fosse qualche dipendenza da parte dei figli, o magari avete un figlio o una figlia alle dipendenze vostre, o se voi siete i figli, siete le dipendenze con dei genitori, c'è qualche tipo di aspettativa qui da tagliare, qualche tipo di abitudine, di meccanismo da tagliare perché sta creando sofferenza, quindi è un po' come tagliare con questa abitudine. Perché qui con il 7 di bastoni si tratta di difendere le vostre credenze, le vostre priorità, i vostri progetti, le vostre idee, la vostra arte per qualcuno. Avete anche la carta dell'imperatrice, una carta fortemente collegata con le arti, con il giardinaggio, con tutto quello che è la pittura, la danza, la musica, il creare, lo stare in mezzo alla natura, magari avere a che fare con delle erbe officinali. Quella è anche la sacerdotessa, perché la sacerdotessa è più la mistica, colei che cura, l'imperatrice è colei che nutre, però è molto a contatto con la natura. Diciamo che una delle traduzioni dell'imperatrice è madre natura, in effetti, quindi è come se ci fosse una sorta di richiamo. Andiamo a vederla. Carro, sole e 9 di pentacoli. Sì, ragazzi, definitivamente c'è qualche cosa con i figli. Ho come la sensazione che farete un po' fatica a lasciar andare questo tipo di situazione. Se voi siete i figli, può anche essere che siano i vostri genitori ad aver bisogno di voi e voi, insomma, ad aver bisogno di andare per la vostra strada, creare il vostro, magari la vostra startup, il vostro prodotto, piuttosto che la vostra azienda, insomma, o semplicemente magari non seguire le orme di famiglia e cambiare tipo di lavoro. È un processo, vi dico, la morte suppone sempre una perdita e un periodo di lutto, quindi è un periodo piuttosto lungo. Sono passaggi questi che devono essere fatti, diciamo, con calma. Ci vuole il proprio tempo. Però
Io sento che avete proprio bisogno di difendere la vostra essenza. Tenete presente che anche il 9 di Pentacoli al contrario è una carta di dipendenza, eh? Per quello che vi dico che c'è qualche questione o con un progetto, magari non potete lasciare questo progetto come voi vorreste, perché non lo so, magari avete delle pendenze economiche, oppure se è una questione legata ai figli, ci potrebbe essere qui qualche dipendenza, magari anche affettiva, qualche dipendenza fisica, con i figli. Dipendenza potrebbe anche essere, ragazzi, vi faccio un esempio, un figlio disabile che ha bisogno di più attenzioni anche economiche. Non sto dicendo che sia dovuto dare questo aiuto, soprattutto se il figlio è sano e in età da lavoro, insomma, potrebbe, insomma, guadagnarsi la pagnotta. Se c'è qualche questione qui di dipendenza affettiva, mi raccomando, cercate di essere anche per voi stessi una madre in luce, cioè l'imperatrice è quella madre che nutre, supporta, incoraggia, ma anche protegge. Qui invece il sole è al contrario, è come se avessi bisogno di proteggere maggiormente il vostro bambino interiore, di capire che direzione dare alla vostra vita, perché qua probabilmente nella seconda parte del 2023 sarete in una fase dove vi chiederete: ma è il lavoro giusto per me? È l'azienda giusta per me? È quello che veramente voglio fare io nella mia vita? O semplicemente è quello che sono stato portato a fare perché è quello che si sono sempre aspettati tutti da me? Sì, è un po' un rivalutare quello che vi fa battere il cuore, quello che vi potrebbe veramente accendere l'entusiasmo, la passione. Allora, ragazzi, se siete senza lavoro, vi dirò che potrebbero esserci delle offerte nella seconda parte del 2023. Potrebbe anche essere un'offerta, vi dirò, abbastanza prospera, però ve la dovrete un attimino conquistare. Probabilmente potrebbe essere un incarico pubblico, un appalto o qualche cosa del genere dove c'è tanta concorrenza, ma il consiglio qui che vi danno le carte è di metterci quel dettaglio in più che la concorrenza non ha. Cioè, a parità di prezzo voi date quel qualche cosa in più. Se avete già un'attività o se comunque lavorate da dipendenti, vi dico che il lavoro non mancherà, anzi, ci sono certi momenti dove dovrete veramente lasciare indietro qualche cosa perché non ce la farete a gestire tutto. Motivo per cui avete questa regina di spade che vi consiglia di affidarvi a un contabile, a un commercialista, a qualcuno che possa fare veramente dei conti, perché con il diavolo e tre di spade, ragazzi, sono dolori. Quindi cioè piuttosto veramente investite dei soldi in una persona che sappia come far fronte ai debiti, piuttosto che vi aiuti a capire come pagare senza stress una rata, insomma, e far fronte magari a dei vincoli che avete. Qualcuno potrebbe avere delle tasse pregresse da pagare o potrebbero essere, non vedo multe necessariamente, però è qualche cosa che sapete che dovrete andare a pagare e probabilmente vi preoccupa il modo in cui andrete a pagare, ma non vi preoccupate perché andrete a fatturare, cioè movimento a livello lavorativo ce ne sarà, dovete solo fare una sorta di programma di rientro piuttosto che programma di risparmio per, diciamo, sanare questa energia un po' pesante del diavolo e del tre di spade, ok? Per quello che riguarda i possedimenti, gli investimenti, le cose che avete già, diciamo, in essere, ragazzi, è meglio, come vi posso dire, puntare su progetti nuovi, puntare su, scusate, su investimenti nuovi, perché soprattutto se quelli che già avevate nel passato non sono stati fruttiferi come vi aspettavate, è meglio magari cambiare proprio settore in questa seconda parte del 2023. Andiamo a vedere una fatina, grazie. Unità. Wow. Allora, questa carta mi parla di gruppo, ma siccome vi sento piuttosto indipendenti, però non è detto,
È un po' come se vi dicesse, se vi ricordasse che tutti siamo uno, ok? Quindi le debolezze che vedete negli altri comunque potrebbero essere le vostre debolezze o sono le vostre debolezze e i punti di forza che voi vedete negli altri sono quelli che voi vedete anche di voi stessi. Usate la legge dello specchio per lavorare su quello che potete trasformare. Va bene, andiamo a vedere ancora un koan per chiudere la lettura, vediamo qual è un ultimo consiglio finale. Il nonno muore, il figlio muore. Questa è fortuna. So che potrebbe sembrare apparentemente un po' macabra, però questa frase vi vuol dire che certe cose succedono secondo natura, quando muoiono i nonni. Ad un certo punto della nostra vita è naturale vedere i nostri nonni morire. Il figlio muore, questo è contro natura. Normalmente non è, diciamo, logico a livello di età che un figlio muoia prima dei genitori, ok? E quindi questa è una cosa che è contro natura. E poi dice, questa è fortuna, perché nel buddismo si dice che è sempre tutto perfetto così com'è, come per dire che ogni cosa arriva a suo tempo. E vi faccio notare, ragazzi, che avete la carta della morte. Qui c'è qualcosa che deve morire, letteralmente. Nella sfera lavorativa avete un atteggiamento, un'idea, un comportamento, una dipendenza, una schiavitù che in qualche modo vi blocca e che deve morire. Che sia un pensiero, una credenza, qualche atteggiamento acquisito durante l'infanzia o acquisito da poco tempo, è un po' come se avessi bisogno di prendere questo taglio, accettarlo e dire a voi stessi che se è arrivato il momento di rompere qualche cosa, di tagliare qualche cosa, ehm, diciamo, siete fortunati perché avete avuto modo di riconoscerlo e perché da lì, così facendo, potete andare avanti per prosperare fondamentalmente. Non cercare la verità, smetti semplicemente di avere opinioni. Questa è una carta che mi ricorda la sacerdotessa, perché la sacerdotessa non giudica, non dice che è giusto o sbagliato, semplicemente vede una cosa al di là delle opinioni personali, prende atto, accetta che una cosa c'è. Quindi è una necessità fare questi tagli. Non c'è da giudicare se sia giusto o sbagliato, soprattutto se siete genitori e magari vi trovate in un momento dove dovete tagliare certi tipi di atteggiamenti con i figli o verso un progetto. Semplicemente è quello che bisogna fare, si fa, per il più alto bene di tutti, chiaramente. Amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare meglio il prossimo periodo. Potete farmelo sapere con un like, con un'iscrizione, un commento, una condivisione. Se avete piacere anche di sostenere attivamente il canale, potete lasciare una donazione oppure abbonarvi. Per quello che riguarda le fasce degli abbonamenti, sono due. La fascia più bassa è semplicemente un sostegno al canale, mentre la fascia d'abbonamento più alta vi dà accesso ai video di crescita personale e spirituale. Giusto per fare una piccola precisazione, il percorso individuale che sto proponendo sulle credenze limitanti è un percorso cucito sulla persona, è un percorso individuale e quindi si va a lavorare sui punti deboli della persona in quel momento di vita, ma è una parte di tutto quello che io tratto nella sezione degli abbonamenti. Ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro una seconda parte del 2023 splendida, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!